C'è una cosa che non torna nella storia ufficiale di Venezia. Immagina la nebbia fitta che si alza al mattino sui canali. Ascolta il rumore sordo dell'acqua salmastra che lambisce i mattoni corrosi dal tempo e respira il profumo pungente dell'alga e del legno umido. Questa è l'atmosfera in cui è cresciuta una delle leggende più radicate e potenti d'Europa. Se ti appassiona la storia di Venezia, raccontata con rigore e senza miti, questo è Venezia e la sua storia. Ma se ti dicessi che non esiste alcuna prova storica che colleghi direttamente Venezia a una fondazione troiana e che la scienza oggi racconta una storia completamente diversa? Per capire cosa non torna, dobbiamo partire dall'appropriazione del mito. Tutto comincia con una narrazione, rielaborata per essere creduta. Per secoli la Serenissima ha alimentato un racconto di grande fascino. I cronisti medievali scrivevano che la città era stata fondata da nobili fuggiaschi provenienti dalle ceneri di Troia. Era un'immagine monumentale, ma nascondeva un problema politico enorme. Venezia nasceva letteralmente dal fango e dall'acqua. Venezia non possedeva un passato monumentale paragonabile alle grandi città romane e costruì nel tempo una narrazione più prestigiosa delle proprie origini. Nel Medioevo la legittimità del potere si misurava in modo implacabile con la nobiltà del sangue e l'antichità del passato. Per una repubblica che si stava arricchendo a smisura con il commercio del sale e delle spezie e che costruiva flotte di galee sottili, le veloci navi da guerra a remi destinate a dominare il Mediterraneo, questa assenza di radici classiche era un punto debole. Venezia rielaborò e nobilitò le proprie origini attraverso il mito. Aveva disperato bisogno di una narrazione funzionale per porsi allo stesso livello di Roma e soprattutto aveva la necessità vitale di smarcarsi dall'ingombrante impero romano d'Oriente. La laguna era formalmente legata a Bisanzio, ma sempre più autonoma nelle sue scelte politiche e commerciali. L'appropriazione del mito troiano fu un'operazione di grande intelligenza politica. Le istituzioni veneziane favorirono una produzione storica e artistica che rafforzava questa narrazione. Bisognava far credere alle corti europee che sotto i pregiati broccati di seta scorresse il sangue di antichi guerrieri e non quello di umili barcaioli. Eppure la terra, se interrogata con gli strumenti giusti, non mente mai, racconta una storia diversa. Sotto i fondali limacciosi, tra le barene, le tipiche formazioni di terra e fango della laguna che emergono solo con la bassa marea, si nasconde un passato di fatica e sussistenza. Se non furono principi troiani a piantare i primi pali nella laguna, chi erano davvero i primi veneziani? Capitolo 2. La realtà storica. La laguna prima di Venezia. Per rispondere a questa domanda, dobbiamo abbandonare l'immagine di Venezia che conosciamo. Dobbiamo calarci nel buio della crisi tardo-antica. Siamo tra il V e il VI secolo d.C. L'impero romano d'Occidente si sta sgretolando. Immagina il fumo degli incendi che si alza dalle fiorenti città della pianura veneta. Senti il rumore sordo degli zoccoli dei cavalli e il frastuono degli eserciti in marcia. Prima con la devastante campagna di Attila nel 452, poi i Longobardi nel 568. L'antica provincia romana della Venezia ed Istria è travolta dalle incursioni. Le secolari certezze crollano. La narrazione leggendaria ci ha abituato all'idea di un esodo biblico, improvviso e ordinato, una fuga disperata di masse umane verso il mare per sfuggire al ferro e al fuoco dei barbari. Ma la storia, quella documentata dai reperti e dall'archeologia, dipinge un quadro molto diverso. La laguna, prima di Venezia, non era uno spazio vuoto, era già un mondo, era un sistema vivo, abitato e pulsante. E il cuore di questo sistema era Altino, uno dei principali centri urbani della Venezia romana. Altino era un crocevie commerciale fondamentale tra la terra e l'acqua, situata esattamente ai margini della gronda lagunare. I suoi abitanti conoscevano perfettamente le isole, le maree e i canali. Per i romani, la laguna era semplicemente l'estensione naturale del loro porto, un ecosistema vitale, dove operavano comunità legate alla pesca e allo sfruttamento della laguna, già presenti fin dall'epoca romana.
L'idea di una migrazione definitiva è affascinante, ma fu con ogni probabilità una storia molto più conveniente da raccontare ai posteri. Il trasferimento verso le isole fu in realtà un processo lento, logorante e tutt'altro che eroico. All'inizio si trattava di spostamenti stagionali. Le famiglie si rifugiavano tra i canali, protette dalle secche insidiose che bloccavano le navi nemiche, per poi tornare ai loro campi sulla terraferma, quando il pericolo sembrava passato. Immagina la fatica di queste persone. Caricare i pochi averi su piccole imbarcazioni a fondo piatto, affrontare il vento freddo, l'umidità che penetra nelle ossa e l'odore stagnante del mango salato. Fu solo con il tempo, decennio dopo decennio, che l'abbandono della terraferma divenne inevitabile. Non fu un atto di fondazione glorioso, fu una dura e brutale questione di adattamento e sopravvivenza. I profughi in fuga dalle città si fusero gradualmente con chi già presidiava quelle isole da generazioni. Non erano eroi, erano lavoratori, uomini e donne abituati a piegare la schiena sulle reti e a combattere ogni giorno contro l'imprevedibilità della marea. Persone che quella stessa narrazione costruita nei secoli successivi avrebbe coperto con il mantello dorato del mito troiano, per nascondere origini ritenute troppo modeste per una futura superpotenza navale. Eppure, i resti di questi lavoratori riposano ancora oggi sotto il suolo fangoso della laguna. Hanno lasciato tracce invisibili per secoli, che oggi possiamo finalmente decifrare. Cosa raccontano davvero le ossa consumate dalla fatica? E soprattutto, cosa rivela il loro DNA? Capitolo 3. La prova scientifica e genetica. Entriamo ora in un territorio dove il mito è costretto a fermarsi. Lasciamo le pergamene e le cronache di corte. Entriamo nel silenzio dei laboratori e nello scavo meticoloso delle necropoli lagunarie. Immagina la luce fredda e calcolata di un microscopio. Immagina le mani di un ricercatore che sfiorano un frammento osseo antico, un reperto appena estratto dalla terra densa e argellosa dell'isola di Torcello. Qui, sotto uno strato pesante di mango e radici, riposano i primi veri abitanti della laguna. La bioarcheologia, ovvero la scienza che analizza i resti umani per ricostruire lo stile di vita del passato, ha iniziato a interrogare queste sepolture. E i risultati ottenuti in anni recenti delineano un quadro coerente. Quando i genetisti hanno sequenziato il DNA di questi antichi individui, i dati disponibili oggi hanno suggerito una realtà molto distante dalla leggenda. Dai campioni analizzati non emergono evidenze di un apporto genetico massiccio e improvviso proveniente dall'area anatolica o medio orientale. Niente guerrieri in fuga da Troia, niente principi sbarcati all'improvviso sulle nostre coste per fondare una nuova nazione. Il codice genetico di queste persone mostra invece una significativa continuità. Sono strettamente legati alle popolazioni venete continentali di epoca romana. Era gente del posto, erano le comunità della terraferma, legate a centri come Altino. Queste evidenze scientifiche mettono in discussione la narrazione costruita nei secoli successivi. Non ci fu nessuna fondazione esotica e improvvisa, ci fu la sopravvivenza tenace di chi abitava già queste terre. Guardare le loro ossa significa guardare in faccia la vera storia. I resti rinvenuti a Torcello e nei primissimi insediamenti non portano i segni gloriosi cantati dai poemi epici. Portano i segni spietati della fatica. Le ossa mostrano infiammazioni articolari croniche e deformazioni, tracce evidenti, compatibili con attività come la voga, il trasporto e il lavoro in ambiente umido. La genetica ci ha finalmente restituito la loro vera identità, spazzando via le nebbie della mitologia. Ci ha detto senza mezzi termini da dove venivano. Ma il microscopio si ferma qui e lascia spazio ad una domanda ancora più grande. Se il loro sangue era quello di semplici agricoltori, salinari e pescatori,
Come hanno fatto queste mani spaccate dalla fatica a gettare le basi del più grande impero commerciale del Mediterraneo? Capitolo 4. I veri eroi senza nome. La risposta si trova nell'elemento più abbondante e all'apparenza meno nobile che li circondava: l'acqua salmastra. Immagina distese di bacini poco profondi, dove l'acqua del mare viene intrappolata e lasciata evaporare sotto il sole spietato dell'estate. È qui che faticavano i salinari, uomini immersi fino alle ginocchia in un fango corrosivo, accecati dal riverbero della luce sui cristalli bianchi. Il sale, nel Medioevo, non era semplicemente un condimento, era l'unica tecnologia disponibile per conservare il cibo a lungo termine. Era un bene strategico vitale, esattamente come lo è il petrolio oggi. Era il primo vero oro bianco della laguna. Chi controllava il sale controllava il potere economico, e i primi veneziani impararono a farlo con straordinaria efficacia. Accanto ai salinari c'erano i barcaioli, uomini che conoscevano ogni secca e ogni corrente di quel labirinto d'acqua, guidavano chiatte a fondo piatto su per i fiumi dell'entroterra, trasportando il prezioso sale e il pesce affumicato fino alle città del nord Italia e riportando indietro carichi di grano, legname e ferro. È attraverso questa rete incessante di scambi, costruita su viaggi estenuanti e pericolosi, che si sono formate le basi dei futuri capitali commerciali. Arriviamo così al cuore di questa storia. I veri fondatori di Venezia non avevano statue, non avevano cronache, né miti. Non indossavano armature scintillanti e non portavano spade forgiate in Oriente. Erano lavoratori, implacabili. Hanno preso un ambiente inospitale, liminare e marginale e lo hanno trasformato in uno scudo difensivo impenetrabile e in uno dei sistemi logistici più efficienti del loro tempo. Ma proprio questa origine, fondata sul sudore, sui calli e sul fango, divenne rapidamente un limite politico e simbolico. Man mano che i villaggi di legno lasciavano il posto ai palazzi di pietra e man mano che la flotta lagunare iniziava ad affermarsi nel Mediterraneo, il ricordo di quei padri umili divenne una storia scomoda. Per i nuovi signori dei mari, sedersi ai tavoli della diplomazia europea, con un albero genealogico fatto di pescatori e mercanti di sale, era inaccettabile. Quell'origine era troppo modesta per la propaganda di una superpotenza nascente. Andava riscritta, nobilitata, coperta, nascosta per sempre sotto il mantello del mito troiano, legato alla figura di Enea. Eppure, senza il sacrificio silenzioso e testardo di quegli uomini senza nome, la Serenissima non sarebbe mai esistita. La genetica e l'archeologia ce li hanno finalmente restituiti, con una precisione che nessuna cronaca avrebbe mai potuto offrire. Ma resta da svelare l'ultimo tassello di questo mosaico millenario. Come si è compiuto nei fatti questo salto straordinario? Come ha fatto una comunità di sopravvissuti a trasformare il fango lagunare in una potenza globale? Capitolo 5. Il ribaltamento e la chiusura del loop. La risposta a questa domanda è il vero segreto della grandezza di Venezia. La verità storica e genetica che abbiamo esplorato, per quanto meno nobile sulla carta, non sminuisce affatto l'impresa della Serenissima. Al contrario. Costruire un impero con risorse abbondanti è difficile. Farlo partendo da acqua salata e fango, partendo da un ambiente ostile e marginale, è qualcosa di completamente diverso. Questa è la vera grandezza di Venezia, ed è molto più straordinaria di qualsiasi mito. I primi veneziani non vantavano discendenze da eroi omerici, ma possedevano la resilienza assoluta di una popolazione locale che ha saputo trasformare la propria vulnerabilità in un'arma inespugnabile. Hanno imparato ad adattarsi alla natura, sfruttandone i ritmi profondi. Dal fango delle barene sono arrivati a dominare le rotte commerciali verso Costantinopoli, Alessandria d'Egitto e i porti del Mar Nero.
hanno costruito una delle più grandi potenze marittime del Mediterraneo non con la spada, ma con i remi, il sale e un'ingegnosità senza pari. E ora sappiamo cosa non tornava nella storia ufficiale. La vera fondazione di Venezia non è un mito di semidei scesi dall'Olimpo o sfuggiti alle fiamme di Troia, è la cronaca dura e affascinante di pescatori, agricoltori e salinari. Gente comune che, messa alle strette dalla storia, ha risposto costruendo una delle città più straordinarie della storia. Questa è la loro vera eredità e, in un certo senso, è una lezione che risuona ancora oggi. La vera nobiltà non si eredita dal passato, ma si costruisce giorno per giorno, con ostinazione, intelligenza e fatica, le stesse qualità che continuano a far vivere la laguna. Se questo viaggio oltre il mito vi ha appassionato, iscrivetevi a Venezia e la sua storia, per continuare a esplorare la storia della Serenissima con uno sguardo nuovo. Grazie per averci seguito, perché Venezia non è nata da un mito, è nata dalla realtà, ed è proprio questo a renderla unica.